È importante per la coltivazione in agrumicoltura biologica la scelta dell'opportuna varietà e portainnesto, perché questo influirà non solo sull'aspetto quantitativo ovviamente e qualitativo, ma anche sulle capacità delle piante a una tolleranza e resistenza a determinate problematiche fitosanitarie, una delle quali appunto è anche la capacità della shelf life, cioè della conservabilità. In questo video presentiamo alcune varietà relativamente nuove, come appunto il Tarocco Mary o il Tarocco Ippolito per quanto riguarda le arance rosse, e per quanto riguarda le arance a polpa bionda invece il Lanelate oppure il Gnol. I centri di ricerca hanno messo a punto negli ultimi anni in Sicilia, ma non solo in Sicilia, nuove varietà, nuovi cloni di arancia a polpa rossa che presentano caratteristiche migliorative rispetto ai vecchi cloni. In quali parametri? Prima di tutto un parametro appunto di pigmentazione. Per esempio questa è una varietà di arancia rossa, si chiama Tarocco Ippolito, ed è un tarocco che matura, può essere raccolto dalla fine di dicembre fino a tutto gennaio e febbraio, e che ha una capacità di resistere sulla pianta in zone precoci di raccolta migliore rispetto ai vecchi tarocchi, ai vecchi cloni di tarocco, che invece, se non venivano raccolti al momento della maturazione, andavano incontro a cascola e presentavano problemi di marcescenza, cioè nella fase in cui venivano raccolti e portati in magazzino. Altro aspetto importante è la pigmentazione, cioè la colorazione. I vecchi cloni di tarocco negli ultimi anni hanno presentato la problematica di un forte ritardo nella pigmentazione, perché la pigmentazione è legata all'escursione termica, cioè allo sbalzo di temperatura tra la notte e il giorno, che in questa zona è causata e dovuta alla presenza del vulcano, dell'Etna. Anche qui il cambiamento climatico negli ultimi anni ha fatto sì appunto che si riducessero queste escursioni e quindi i vecchi cloni hanno difficoltà a pigmentare, a differenza dei nuovi cloni come appunto il Tarocco Ippolito e altri cloni di Tarocco, ma anche di Moro e di Sanguinello, che sono le tre varietà pigmentate presenti in Sicilia, che invece riescono a pigmentare anche in presenza di minori escursioni termiche. All'interno delle aziende è presente anche un'altra varietà di tarocco, si chiama Tarocco Meli, che è più tardivo, quindi riesce a resistere sulla pianta fino al periodo appunto di marzo-aprile e permette all'azienda, ma anche alla cooperativa, di ampliare il periodo di commercializzazione delle arance rosse, mentre prima questo non era possibile solamente col vecchio clone di tarocco comune. Arancia a polpa bionda è un Gnol, la cui raccolta può iniziare a novembre in questa azienda, e il frutto si mantiene ottimamente anche fino a gennaio ed è molto succoso, è dolcissimo. Un'altra varietà tardiva sempre di arancia a polpa bionda è l'Anelate, è una delle varietà diciamo relativamente nuove e permette il prolungamento della campagna delle arance bionde a polpa bionda subito dopo la raccolta del navel.